Salute a tutti! Questo video avrebbe dovuto essere dedicato alla figura di Giuseppe Bevilacqua, quel personaggio che costituisce l'unione tra Zodiac e il mostro di Firenze, e senza il quale quest'unione sarebbe impossibile. Però, siccome nell'ambito dei primi due video sono sorti così alcuni argomenti, sono nate discussioni sulle quali vale la pena di puntualizzare, ecco, ho deciso di dedicare questo video a questo scopo, cioè quello di rivedere certi argomenti che sono stati affrontati, che sono stati contestati, che hanno bisogno di precisazioni. Cominciamo con una rettifica che io devo fare, e mi è stato fatto notare subito dopo il primo video, che quando ho paventato la possibilità che Zodiac, all'atto dell'invio della lettera di Scopeti, avesse potuto manifestarsi nella sua interezza, inserendo un crittogramma dentro la lettera, effettivamente ho detto un po' una castronata, no? Perché i nostri investigatori a quel punto, se Zodiac si fosse fatto riconoscere, sicuramente sarebbero arrivati sulle tracce del presunto colpevole. Questo Giuseppe Bevilacqua, che era un italo-americano lì in zona San Casciano fin dal 74. È evidente che se Zodiac si fosse manifestato come Zodiac sarebbe incorso in questo gravissimo pericolo, per cui è spiegabile che non l'abbia fatto. Però nello stesso tempo c'è da chiedersi perché non avesse adottato soluzioni intermedie. Cioè, da quello di scrivere dei crittogrammi come aveva fatto Zodiac sotto il nome di Zodiac in America, a non scrivere nulla, ci sono tanti stadi intermedi. Cioè lui avrebbe potuto comunque continuare quel suo dialogo con le forze dell'ordine e con i giornali, al quale in America aveva tenuto tantissimo. Cioè in America proprio pareva che quello fosse il suo obiettivo principale dopo l'ultimo delitto, no? Cioè c'erano stati anni nei quali lui continuamente aveva scritto queste lettere. E perché quando venne in Italia gli passò la voglia? Cioè avrebbe potuto scrivere delle lettere naturalmente in altra forma. È stato detto che non aveva la padronanza della lingua italiana e anche in questo caso avrebbe corso il rischio di farsi riconoscere, ma questo è vero fino a un certo punto, no? Abbiamo visto che con la lettera di Scopeti utilizzò, sempre che fosse lui, dei ritagli di giornale. Non avrebbe potuto fare la stessa cosa anche dopo i delitti? Con brevi frasi, insomma. Allora, nel 74, quando lui uccise Arrabatta, erano diversi mesi, sempre che fosse Zodiac, che era in Italia. Io ho fatto un esempio, qui, vediamo, una frase del genere. Altre coppie moriranno come Arrabatta. Cioè, un personaggio del genere, dopo diversi mesi che era in Italia, tra l'altro un italo-americano che probabilmente aveva anche sentito, diciamo, parlare italiano in famiglia, io credo che non fosse digiuno di italiano, tra l'altro si dice che era molto più padrone dell'italiano, lo dice lo stesso Amicone, di quanto si capì al processo Pacciani, dove fece un po', personaggio un po' strano, un po' estroso, ma di questo vedremo più avanti. Vuoi che non fosse capace di, dopo magari studiandola per un po' di tempo, per un mese, una settimana, 2 settimane, un mese, una frase del genere, che ne so, dopo il delitto di Scandicci avrebbe potuto scrivere: ricordate Borgo San Lorenzo? Mandava una lettera di questo genere, 6 giornali, no? Calenzano avrebbe potuto scrivere: adesso sono 6, cioè 3 parole in croce in una lettera con dei ritagli di giornale, se proprio aveva paura che magari andassero a individuare la sua calligrafia. Cioè quello che lui aveva ottenuto in America lo avrebbe ottenuto anche in Italia. Un personaggio come lui, così attaccato al colloquio con i giornali, in Italia se l'è dimenticato. Se non lo fece, evidentemente, secondo me, non era lui. Comunque, andiamo avanti. Tra l'altro si tocca con mano quelli che sono gli sforzi che devono fare, diciamo, chiamiamoli gli zodiachisti, per far tornare i loro conti, no? Perché sì, qui è possibile che Zodiac, arrivato in Italia, avesse perso la voglia di scrivere, però direi che è molto molto improbabile e non si può giustificare la sua mancanza di lettere con la paura di essere preso, perché ripeto, letterine così di poche frasi l'avrebbe potute scrivere tranquillamente. Andiamo avanti con un altro argomento che è emerso, un argomento che è quello del sesso. Allora io ho
evidenziato, ma non sono naturalmente, non sono stato il primo e non sono stato l'unico, ho evidenziato come una delle differenze fondamentali tra il mostro di Firenze e Zodiac sia il sesso. Cioè nel mostro di Firenze il sesso c'era, era un sesso un po' particolare, ci fu nel delitto del 74 dove lui esplorò questo corpo di questa ragazza in quel modo così sciagurato con il coltello, la punta del coltello, ma prima l'aveva anche palpeggiata, come dimostrato da un'unghiatura vicino al labbro, vuol dire che le aveva tappato la bocca. Se le aveva tappato la bocca vuol dire che con l'altra mano aveva tentato di palpeggiarla. Lì sesso c'era stato anche interesse per la ragazza. Poi praticamente il sesso agito sparì, faceva comunque le scissioni di parti sessuali. Per cui in qualche modo il sesso era sempre presente nei suoi delitti. In Zodiac assolutamente no. Cioè questa è una differenza grossa che gli zodiachisti si trovano a dover giustificare, no? Una di quelle che in qualche modo devono trovare una soluzione. La soluzione che trovano è quella di recuperare uno di quei delitti che non si è sicuri che abbia compiuto Zodiac, perché ci sono dei delitti, io nel primo video, ho evitato di soffermarmici, ho detto che di quelli non avrei trattato, però a questo punto per affrontare questo problema del sesso bisogna che gli diamo un'occhiata. Li prendiamo da Wikipedia, io non so se ce ne sono altri, Wikipedia ne mette 3 che furono precedenti al primo delitto effettivo, vediamoli tutti, vediamo che ce ne sono 2 così li passiamo in rassegna velocemente, ce n'è un terzo nel quale gli zodiachisti trovano dei riferimenti sessuali, addirittura un'anticipazione di quello che avrebbe fatto il mostro. Ma vediamoli uno a uno, leggendo anche da Wikipedia, no? È inutile che io stia qui a raccontarvi cose differenti. Il primo è un tassista, Ray Davis, ucciso il 10 aprile 1962. Aveva 27 anni. Ecco, questo fu ucciso nel suo taxi e l'assassino se lo portò via. Fu ucciso a... Vediamo, leggiamo da Wikipedia. Lo storico Christy Hawthorne, che è una donna, suggerisce che Zodiac potrebbe aver ucciso il tassista Ray Davis a Oceanside, in California. Oceanside, che è molto lontana da San Francisco, dalla zona dove bazzicava Zodiac. 800 km, teniamone conto. Il giorno prima dell'omicidio un individuo aveva telefonato alla polizia dicendo: «Sto per tirare fuori qualcosa qui a Oceanside e non sarai mai in grado di capirlo». Pochi giorni dopo l'omicidio la polizia ha ricevuto un'altra telefonata, nella quale si presume lo stesso individuo raccontò i dettagli dell'omicidio, dicendo anche che avrebbe ucciso un autista di un autobus. In seguito alla ricerca di Hawthorne, la polizia di Oceanside ha annunciato che stavano esaminando possibili connessioni tra l'omicidio e Zodiac. Qui l'attribuzione possibile di questo delitto a Zodiac è emersa in anni recenti, no? E Zodiac non ha fatto in tempo ad appropriarsene, perché come vedremo con gli altri la sua tendenza era quella di appropriarsi di delitti che molto probabilmente non erano suoi, ma che uscivano sui giornali e lui nella sua voglia di apparire, che si parlasse di lui, se ne appropriava nei suoi messaggi, nelle sue lettere. Teniamo conto anche di un altro fatto riguardante questi omicidi presunti Zodiac, che i giornalisti che li tirano in ballo, giornalisti, scrittori, quel che sono, anche se il collegamento è labile, è chiaro che prendere un delitto e collegarlo a Zodiac vuol dire poterci scrivere su qualcosa. Ecco, per cui guardiamolo con molto sospetto questo fatto. Arriviamo comunque al secondo delitto tra quelli incerti, che riguarda 2 giovani, una coppia, Robert Domingos di 18 anni e Linda Edwards di 17. Il delitto fu compiuto il 4 giugno 1963. Ecco, questo delitto è un po' diverso dal precedente, anche perché riguarda una coppia, e avvenne di pomeriggio, nel tardo pomeriggio, su una spiaggia. Mi sembra che il posto si chiamava nei pressi di Lompoc, che era 500 km a sud di San Francisco. Questi 2 stavano prendendo il sole
e da quello che si poté capire, l'assassino arrivò e li costrinse a legarsi, fece legare lui, mi pare, un po' come era successo al lago, come sarebbe successo al lago, ma poi i due cercarono di fuggire e lui gli sparò parecchi colpi di pistola. Poi trascinò i corpi in una baracca, però non ci fu violenza, per cui anche qui di sesso non ce n'è, praticamente non ce n'è. Quando venne ipotizzato il legame tra questo delitto e i delitti di Zodiac? Nel 72, e appena dopo che Zodiac aveva smesso di mandare lettere, a parte l'ultima, che sarebbe stata quella del film lì, L'Esorcista del 74. Lì l'ultima che aveva mandato era del 71, il 22 marzo. Dopo quella aveva smesso. Questo delitto venne attribuito in via ipotetica a lui sui giornali soltanto dopo, e infatti nelle sue lettere questo delitto non compare. Non è un caso, no? Ma arriviamo al vero delitto interessante per gli zodiachisti. Delitto che riguarda una ragazza sola, Cherie Jo Bates. Ecco, questa bella ragazza, che bel sorriso, poverina, che a 18 anni, il 30 ottobre 66, venne uccisa da un assassino, da un maniaco. Vediamo come successe. La ragazza aveva trascorso l'intero pomeriggio fino alla sera, fino alle 9, fino all'orario di chiusura, nella biblioteca del suo istituto. Uscì dalla biblioteca e aveva la macchina parcheggiata fuori nel parcheggio davanti alla biblioteca, ma la trovò manomessa, cioè la macchina non gli andava in moto. Queste cose le sappiamo anche perché poi vedremo che l'assassino scrisse e raccontò. L'assassino arrivò, la fece scendere e la aggredì a calci, mi sembra anche a calci nella testa, a coltellate, cercò anche di strangolarla, a quanto sembra, e insomma alla fine questa povera ragazza morì e fu lasciata lì a terra. E poi, dopo un mese, arrivò una lettera, anzi ne arrivarono diverse, però erano più o meno sempre la stessa, battute a macchina ai giornali, tutte più o meno uguali. Ecco, diciamo che nel delitto vero e proprio di sesso pare che non ce ne sia, cioè non sappiamo quello che successe, no? Ragionevolmente non ci fu un tentativo di violenza sessuale, la ragazza era vestita e così via. Il sesso lo troviamo in questa lettera. Infatti la lettera è questa, è una lettera scritta a macchina. Vediamo cosa c'era scritto, leggiamola tutta, perché poi questa lettera è molto importante per gli zodiachisti. La confessione di: era giovane e bella, ma ora è malconcia e morta. Non è la prima e non sarà l'ultima. Resto sveglio la notte pensando alla prossima vittima. Forse sarà la bella bionda che fa la babysitter vicino al negozietto e cammina tutte le sere nel cupo viottolo verso le 7. O magari sarà la graziosa brunetta con gli occhi blu che disse no quando le chiesi un appuntamento alle scuole superiori. Forse nessuna delle due. Ma reciderò le sue parti femminili. Attenzione, questa frase è di un'importanza vitale per gli zodiachisti perché sembra preannunciare quelle che poi saranno le scissioni del mostro di Firenze, no? Loro ci vedono questo. E le lascerò per tutta la città per assistere, quindi non rendetemi le cose troppo facili. Tenete lontane le vostre sorelle, figlie e mogli dalle strade e dai vicoli. Bates era una stupida e qui racconta il delitto. È andata al macello come un agnello. Non ha accennato a lottare, io sì. È stato figo. Prima ho staccato il tubo dell'iniezione, poi l'ho aspettata in biblioteca e l'ho seguita fuori dopo 2 minuti. La batteria dell'automobile doveva essere già andata in quel momento. Le ho offerto un aiuto. È stata disponibile a parlare con me. Le ho detto che la mia auto era giù lungo la strada e che le avrei offerto un passaggio a casa. Quando eravamo lontani dalla biblioteca le ho detto che era giunto il tempo. Mi ha chiesto: il tempo per cosa? Le ho detto che era tempo per lei di morire. Sto maledetto. L'ho afferrata per il collo, tenendole una mano sulla bocca, nell'altra il coltello puntato alla gola. È diventata molto disponibile. Il suo seno era turgido e caldo sotto le mie mani. E qui lui racconta di un palpeggiamento. Ma solo una cosa avevo in mente: farle pagare il rifiuto che mi aveva dato negli anni precedenti. È morta duramente, si agitava e si contorceva mentre la strangolavo, si mordeva le labbra,
ha lanciato un urlo e le ho dato un colpo in testa per farla tacere. L'ho pugnalata e ha smesso, quindi ho concluso il lavoro tagliandole la gola. Non sono malato, sono insano, ma non per questo il gioco si fermerà. Questa lettera deve essere pubblicata affinché venga letta da tutti. Potrebbe salvare quella ragazza nel vicolo, ma questo spetta a voi, non a me. Sarà sulla vostra coscienza, non sulla mia. Sì, vi ho fatto anche quella telefonata, era un avvertimento, occhio. Ora sto stalkerando le vostre ragazze. E insomma, c'è da dire che effettivamente in questa lettera si possono riscontrare alcuni temi che saranno anche di Zodiac, no? Queste minacce e così via. Ma ce ne sono anche di differenti, cioè questa attenzione, questo dire che la ragazza, lui gli aveva fatto delle avanze e così via, in Zodiac questo non sarebbe mai più successo. Comunque, a distanza di 6 mesi dal delitto, vennero mandate 3 lettere, una al padre della ragazza, una alla polizia e un'altra a un giornale. Ecco, le lettere erano più o meno tutte uguali, le vediamo qui. La lettera al padre della ragazza dice: lei deve morire, ce ne saranno altre. Le altre 2, Bates doveva morire, ce ne saranno altre. Poi questo assassino praticamente sparì nel nulla perché non ci fu notizia di altri delitti che potevano essere associati a lui. E qui si arriva poi naturalmente dopo un paio d'anni, questo di quando è? È del 30 ottobre 66, dopo 2 anni e 2 mesi arrivò il primo delitto di Zodiac. Ma a questo punto trasferiamoci al 70, all'autunno del 70, quando arrivò una lettera anonima a un giornalista, il giornalista Paul Avery, che era un giornalista che abbiamo visto anche nel film Zodiac, che si interessava alla vicenda di Zodiac. Gli arrivò una lettera anonima, credo anonima, con la quale veniva invitato a interessarsi a quel delitto di questa ragazza, che poteva essere un delitto di Zodiac. Lui lo fece, si interessò, fino a che il 16 novembre del 70 fu intervistato e raccontò di questi suoi sospetti. Zodiac lo sentì e il 13 marzo del 71 arrivò una lettera al Los Angeles Times in cui si poteva leggere. Ecco, vediamo qui la lettera. Qui è Zodiac che parla. Come ho sempre detto, sono a prova di crepe, rotture, qui non si capisce. Se i cattivi blu hanno intenzione di prendermi, qui c'è un errore, c'è un Mennis, c'è una doppia N, uno degli errori di Zodiac. Se i cattivi blu hanno intenzione di prendermi, devono muovere i loro grassi culi e fare qualcosa. Perché più tempo perdono e scorreggiano in giro, più collezionerò schiavi per il mio al di là. E qui siamo al suo paradiso. Devo dar loro atto, e qui viene il bello, di essersi imbattuti nelle mie attività a Riverside, ma stanno trovando solo le più facili, ce ne sono un inferno di più laggiù. Il motivo per cui sto scrivendo al Times è questo, che non mi seppelliscono nelle pagine interne come chi che sia. Ecco, prima di commentare questa lettera, forse non l'ho detto, il delitto avvenne in una cittadina che si chiamava Riverside, una cittadina che era a parecchi chilometri da San Francisco, qualche centinaio di chilometri. Allora, cos'è questa? È una rivendicazione? Cioè dicono gli zodiachisti che Zodiac rivendicò questo delitto. Sì, ma quando lo rivendicò? Lo rivendicò, se così si può dire, dopo che uscì la notizia che volevano attribuirlo a lui. E come lo rivendicò? Non disse semplicemente quel delitto di quella ragazza lì l'ho fatto io. Disse no, io ho lavorato in quella zona, ho fatto dei delitti in quella zona e non è solo quello, ce ne sono anche altri. Praticamente invitava i giornalisti a cercarli questi delitti, cioè era un modo, a mio giudizio, per continuare a incrementare l'interesse dei mass media nei suoi confronti. Io penso che la cosa sia questa. Ma qui vediamo un elemento che ci dice che i 2 assassini erano persone diverse. Confrontiamo, io non so, ci saranno stati che periti calligrafici, chissà cosa avranno detto, no? Magari anche interessati. Ma vediamo un'occhiata a una delle lettere in stampatello, scritte in stampatello di quel tizio là, e la cartolina di Halloween, lo stampatello diciamo di Zodiac. Ma si vede che sono due cose che sono
agli antipodi, cioè Zodiac era preciso, era elegante nella sua scrittura. Non so se in quest'altro caso è stato volutamente scritta una lettera in questo modo, non so io, per depistare, perché qui è chiaro, no, che poi si vanno a inventare anche queste cose, ma secondo me sono due personaggi completamente diversi. Ma io credo che quello che taglia la testa al toro è che Zodiac questo delitto non lo rivendicò, cioè lo rivendicò, abbiamo visto in che modo, dopo che venne fuori sui giornali, lo rivendicò cercando di così farlo fruttare per altre ricerche, altri interessi verso di lui. Ma quando fece il suo secondo delitto, i due ragazzi in macchina, che rivendicò il primo, e non poteva rivendicare anche quello del 66. Cioè se lui così si era messo in mente di creare questo personaggio al suo secondo delitto, come io credo, il primo lo fece con delle motivazioni un pochino diverse, al secondo delitto si mise in testa di diventare un personaggio e a quel punto se aveva quel delitto lì da confessare poteva metterci anche quello. E perché non ce lo mise? Secondo me perché non era un delitto suo. Ce lo avrebbe messo soltanto quando venne fuori sui giornali questo possibile collegamento, no? È un po' la stessa cosa che era successa già, o forse che sarebbe successa, adesso non mi ricordo, ma mi sembra che era già successa con quel rapimento di quella ragazza lì in macchina dove uno l'aveva presa, gli aveva detto che era Zodiac. Zodiac si attribuì anche quello, dopo naturalmente però che uscì sui giornali, no? Io penso che le cose stiano così. In ogni caso, quello che si può dire è che nonostante che si facciano di tutto per fare mille salti mortali, per far tornare i conti, cioè gli zodiachisti non possono prendere questo delitto, considerarlo come un delitto sicuro di Zodiac per trovarvi del sesso, cioè assolutamente. Potrebbe anche essere, chi lo sa, però questo non basta a poter dire siamo tranquilli, anche Zodiac aveva degli elementi di sesso nei suoi delitti perché c'è quello. Poi elementi di sesso che poi dopo sarebbero scomparsi. Cioè andiamo a vedere, cioè se andiamo a vedere successivamente il primo delitto, quello del dicembre 68, non sappiamo quale fu l'interazione con le vittime, potrebbe anche esserci stato qualche palpeggiamento della ragazza, diciamo che non molto perché la ragazza era vestita, venne trovata vestita. Sul delitto successivo assolutamente niente. Cioè, abbiamo la testimonianza del ragazzo che sopravvisse. Questo arriva, spara e se ne va. Poi vabbè, torna indietro perché si capisce che erano ancora vivi, spara ancora e se ne va. Per cui nessun elemento che possa far pensare a un interesse sessuale, né nei confronti della femmina né nei confronti del maschio. Al delitto successivo, quello del lago, stessa cosa, cioè li fece mettere giù e poi li pugnalò e poi se ne andò, anche lì niente, cioè veramente niente. E poi per finire assolutamente in bellezza, cioè quella del tassista fu una vera e propria esecuzione, un'esecuzione come quella di un killer prezzolato, un colpo alla testa a questo tizio in una strada della città e questo qui vabbè si mise lì, non so io cosa fece, pulì qualcosa e poi se ne andò via. Si è letto lì anche nei commenti che aver preso il portafoglio e le chiavi della macchina e la camicia insanguinata è un indizio di una sua parafilia, no? Cioè diciamo che fantasie sessuali nei confronti di oggetti. Ma mi sembra che la spiegazione più logica di aver preso questi oggetti è perché gli servivano per dimostrare che quel delitto lo aveva fatto lui Zodiac, cioè lo stesso assassino che aveva ammazzato i ragazzi negli assalti precedenti. Lo dimostrò mandando pezzi di camicia insanguinata, il portafoglio e le chiavi, li prese perché chi lo sa, magari poteva anche, che ne so, fare una telefonata da una cabina e dire sono io, vi lascio qui il portafoglio del tassista, per esempio, no? Poi non lo fece, chi lo sa quale potrebbe essere stato il motivo. Comunque secondo me di sesso nei delitti di Zodiac non ce n'è la minima traccia, è inutile che gli zodiachisti si dibattano per inserircela dentro e questo è un macigno che rende incompatibili il mostro di Firenze con Zodiac. Secondo me sì, può succedere di tutto a una persona nella sua vita, no? Che c'è anche un'evoluzione di questo tipo, però se si va a vedere le cose ragionevoli si deve pensare che i due non possano essere la stessa persona. Comunque andiamo avanti.
A questo punto affrontiamo la teoria dell'acqua. Allora, la teoria dell'acqua, mi è stato detto, no? Lei è stato troppo superficiale, troppo sbrigativo nel liquidare la teoria dell'acqua. Allora, io la teoria dell'acqua l'ho affrontata nella sua parte americana, diciamo così, no? Nella sua parte che arrivava fino a che nel film del 2007 venne battezzata teoria dell'acqua, con questi giornalisti che dicevano ci sono tanti nomi che hanno il termine acqua o qualcosa che si riferisce all'acqua dentro. Poi però abbiamo il nostro giornalista Francesco Amicone che ha preso in mano la teoria dell'acqua, tanto più che il suo sospettato si chiamava proprio Giuseppe Bevilacqua. Questo non è un caso. Come ho detto, è possibile che il suo interesse per il personaggio fosse nato proprio dalla considerazione che, guarda caso, teoria dell'acqua, Giuseppe Bevilacqua, italo-americano, 74 in Italia, cioè tutti questi elementi che potevano gettare sospetti su di lui c'erano effettivamente, e tra questi c'era anche il suo nome, Bevilacqua, e la teoria dell'acqua. Nel suo sito Amicone cerca di incrementare il più possibile la valenza di questa teoria dell'acqua, no? Comprensibilmente. E fa tutta una serie mette lì tutta una serie di punti, tantissimi, dove va a cercare questi indizi che farebbero pensare a un'ossessione di Zodiac per l'acqua. Li vediamo uno a uno e qui vediamo la fantasia di Amicone nel trovare queste connessioni. Allora, se la Valeria Vecchione nelle sue letterine di fantasia ne ha avuta tanta, c'è Amicone che è un fuoriclasse. Cioè, veramente, io invito chi non ha ancora letto il suo sito a andarlo a leggere, perché c'è veramente da stupirsi, da meravigliarsi, per come riesce a trovare 1000 connessioni assolutamente impensabili. È una cosa incredibile. Comunque, vediamo quelle che trova riguardo la teoria dell'acqua. Riverside, numero 1. Lungo fiume. Riverside è la cittadina dove venne uccisa la ragazza Jo Bates. È lungo fiume, lungo fiume. C'è da dire che c'è un fiume lì, C'è un fiume, però non è proprio vicino a un fiumiciattolo, un fiume non grande. Non è proprio vicino a dove venne uccisa la ragazza, che venne uccisa in paese, praticamente in città. È un po' distante, non so quanti, tra un paio di chilometri, forse 1 chilometro, non lo so. Però comunque c'è questo fiume, ma soprattutto la cittadina si chiama Riverside, che significa lungo fiume. E secondo Amicone questo sarebbe un elemento che fa pensare a un interesse di Zodiac per l'acqua. Allora bisogna pensare, innanzitutto, di Zodiac. Abbiamo visto che questo delitto, attribuirlo a Zodiac, è un azzardo. Comunque, supponiamo pure che lo fosse, no, di Zodiac. Ma bisogna pensare che Zodiac avrebbe scelto di uccidere in questa cittadina che si chiamava Riverside. Perché si chiamava Riverside? Cioè tutto il resto, no? Il fatto che ci fosse una ragazza che gli interessava, il fatto che ci fosse una situazione favorevole lì in biblioteca con questa che magari lui l'aveva tenuta sott'occhio, stava lì fino a tardi, che avesse una macchina fuori, eccetera, eccetera. Tutto questo non conta niente. La prima cosa che sarebbe contata per Zodiac, individuare una cittadina con il nome che faceva riferimento all'acqua. Vabbè, giudicate voi. Numero 2. Orologi per sub-Zodiac, probabilmente Seawolf, lupo di mare, anni 60. E qui c'è un altro bel discorso che fa Amicone. Cioè, secondo Amicone, da quello che ho capito io, se poi ho capito male, correggetemi. Zodiac potrebbe aver preso il suo nome, Zodiac, dal fatto che era rimasto intrigato dalla pubblicità di un orologio subacqueo che negli anni 60 andava per la maggiore, il Seawolf della Zodiac. E lui avrebbe visto questa pubblicità che riguardava un orologio per andare sott'acqua e avrebbe detto: l'acqua, caspita, l'acqua, allora io prendo il nome da questa ditta che fa un orologio che va sott'acqua. Questo avrebbe pensato. Ma orologi subacquei ce n'erano miliardi già negli anni 60. Il primo era un Omega, non so se si dice Omega, io a miei tempi dicevo Omega, un Omega del 1932. Ho cercato su Google. Quello fu il primo orologio subacqueo. Dal 32 agli anni 60, quanti ne avranno fatti? Sì, è vero, non è che gli orologi subacquei erano così frequenti, no? Ma ce n'erano.
non c'era soltanto lo Zodiac, ma poi davvero si può pensare che Zodiac avesse preso il nome di Zodiac perché era un orologio subacqueo? Ma cioè, sono di questo livello, no? Gli elementi che portano alla teoria dell'acqua, attenzione. Mi è stato detto di approfondire, io sto approfondendo, ma si trova questa roba qua. Andiamo avanti. Lake Herman Road, Lago, 20 dicembre 68. E questo diciamo che è l'indizio un pochino più grande, no? Perché il primo delitto, quello del 20 dicembre 68, venne compiuto vicino a una strada che si chiamava Lake Herman Road, ma soprattutto diciamo che lì in zona c'era questo lago, Lake Herman. Per cui uno dice sì, Zodiac è andato a uccidere quella coppia perché vicino c'era un lago e gli piaceva l'idea di essere vicino all'acqua. Non lo so, forse poi una volta che li aveva uccisi andava lì a sciacquarsi le mani, a mettere i piedi a mollo. Io non so perché avrebbe avuto questo interesse perché che vicino ci fosse un lago. Comunque, diciamo che questo rispetto agli altri due è un indizio un pochino più significativo. Arriviamo al numero 4. Blue Rock Springs, Sorgenti, 4 luglio 69. Qui ci fu nel delitto successivo questa coincidenza. Niente acqua vera, perché lì in quella zona, nelle vicinanze, non c'era acqua, almeno a quello che risulta a me. Però c'era il parco dove c'era questa macchina dei ragazzi che vennero uccisi, che si chiamava, guarda caso, Blue Rock Springs, dove Springs significa sorgenti, le sorgenti delle rocce blu. E questa è uno dei pilastri della teoria dell'acqua. Numero 5. Incrocio fra Springs Road, Springs sono le sorgenti, cioè strada delle sorgenti, e Tulomne Street, stazione di servizio Jos Union, Vallejo, 5 luglio 69. Ecco, lì c'è una cabina telefonica dove Zodiac andò a telefonare dopo dopo il suo secondo delitto. Scelse una cabina telefonica che era all'incrocio tra una strada dove nel nome c'era Sorgenti e una stazione di servizio dove immagino si lavassero le macchine. Cioè lui scelse quella cabina telefonica per questo motivo? O perché magari gli era comoda per i suoi motivi? Io non lo so. Andiamo all'indizio numero 6. I drink and top, I'm the hit. Io bevo e tracanno, sono il vincente. 31 luglio 69. Qui siamo in presenza di un argomento molto molto interessante, che sarebbe la decifrazione che avrebbe fatto Francesco Amicone di quelle 18 lettere che nel primo crittogramma di Zodiac sono rimaste indecifrate. Nessuno ci è riuscito, sembrerebbe che ci fosse riuscito Amicone, che vi avrebbe trovato dentro dei riferimenti all'acqua. Cioè, io bevo e tracanno, sono il vincente. Ecco, è un argomento questo che merita una trattazione a parte e ci saranno delle grosse sorprese, preparatevi, e lo vedremo più avanti. Lasciamolo lì per il momento. Passiamo all'indizio numero 7. Paradice invece di paradise. Si pronuncia allo stesso modo paradise, ma sappiamo che Zodiac nello scrivere paradiso, paradise con la S finale, invece scrive paradice con la CE finale. Ecco, dice Amicone. Scrive paradice perché le 3 lettere finali di paradice è ice, che significa ghiaccio. Ecco un altro riferimento all'acqua. Cioè lui fa questo discorso, dice perché non usa paradise normale? Usa paradise con la CE per questo motivo. Ma quello che so, quella forma lì, paradice, io ho letto, ho trovato, ho cercato un po' su Google, penso che tutti lo sanno, i zodiachisti lo sanno sicuro, che c'è una forma arcaica di paradise che è proprio con la C al posto della S e che credo sia stata riscontrata in testi del 1600. Chi lo sa perché Zodiac scelse quel modo lì di indicare il paradiso? Era un deficiente questo personaggio, per cui le sue motivazioni chissà quali erano. Andiamo all'indizio numero 8. Waterhouse, tubo dell'acqua, 4 agosto 1969. Ecco qui descrisse Zodiac il suo primo delitto, quando uccise a pistolettate quei 2 poveri ragazzi,
lei che scappava, no? E leggiamo in questa lettera dove troviamo questi riferimenti all'acqua. Quello che ho fatto è stato attaccare una piccola torcia alla canna della mia pistola. Se non lo sapete, al centro del cerchio di luce, se la puntate su un muro o sul soffitto, noterete un piccolo cerchio nero all'interno di circa 10-15 cm. Quando la attaccate alla canna di una pistola, il proiettile colpirà esattamente al centro della zona buia all'interno della luce. Tutto quello che ho dovuto fare è stato innaffiarli, come se fosse il tubo dell'acqua. Non c'era bisogno di usare il mirino, non mi è piaciuto vedere che non ho avuto la prima pagina. Allora, tutto quello che ho dovuto fare è stato innaffiarli come se fosse il tubo dell'acqua. Cioè Zodiac sta praticamente facendo una metafora, no? Lui ha una pioggia di proiettili, avesse scritto una pioggia di proiettili ci sarebbe stata la pioggia come riferimento all'acqua. Ma è chiaro che è una metafora. Lui, come se uno prende il tubo dell'acqua, innaffia e c'è, diciamo, quest'acqua invece di essere acqua sono un flusso di proiettili che colpisce la ragazza praticamente, questo voleva dire lui, no? E questo sarebbe un indizio della sua ossessione per l'acqua. Andiamo all'indizio numero 9. Lake Berryessa, lago, 27 settembre 69. E qui lui scelse di uccidere vicino a un altro lago. Sappiamo che aggredì quella coppia che stava facendo un picnic sulle rive di questo lago di pomeriggio, li pugnalò entrambi, poi lui si salvò, ma anche lì andò lì sul lago perché gli piaceva che la coppia fosse vicino al lago, perché se la coppia, non so, la trovava in una zona di campagna da qualche parte, non l'avrebbe aggredita? Io penso che andò lì perché lì c'era molta più probabilità di trovare una coppia, di trovare persone da uccidere più che una coppia, no? Poi è chiaro che lì persone sole era più difficile trovarle piuttosto che persone che magari erano insieme, cioè un ragazzo e una ragazza era facile abbastanza trovarli e lui li trovò. Io penso che il motivo del fatto che lì c'era un lago era questo, perché vicino a quel lago era più facile trovare gente. Comunque, andiamo all'indizio numero 10, abbiamo ancora il paradiso. Paradise invece di paradiso, paradice invece di paradiso, il secondo messaggio cifrato. 11, I am drowning, sto annegando. Scusate il mio inglese, sto annegando, 20 dicembre 69. Qui lui scrisse una lettera all'avvocato Belli nel quale gli diceva qualcosa, gli diceva praticamente che era come se fosse stato sommerso dalla voglia di uccidere, no? Io credo ho capito questo. E gli dice sto annegando, ma anche qui cos'è? È una metafora. Sto annegando, no, perché è sempre l'acqua, lui c'ha in testa solo l'acqua. Nelle sue metafore, tubo dell'acqua, sta annegando e così via. Questa è bella. 12. Blue Minis. Minis, qui c'è una doppia N che è sbagliata, mi dicono. I cattivi blu. Yellow Submarine, sottomarino giallo, i Beatles, 20 aprile 70. E qui c'è una lettera dove lui parla di questi Blue Minis, che sarebbero praticamente i poliziotti, chiamandoli Blue Minis, e guarda caso che Blue Minis si chiamano i nemici dei Beatles nel film Yellow Submarine, il famoso film che c'è anche la canzone, no? Un tormentone bruttissimo, una delle peggiori dei Beatles. Yellow Submarine, e Yellow Submarine sottomarino giallo, e siamo ancora all'acqua, perché il sottomarino va nell'acqua, sotto l'acqua, come ci va l'orologio subacqueo, no? Cioè il riferimento è questo, vuol dire che Zodiac, indicando con l'errore però della doppia N i poliziotti, credo, Blue Minis, nello stesso modo in cui Beatles eccetera eccetera, e voleva fare riferimento all'acqua. Cioè, qui bisognerebbe fare i conti, no, di quanti passaggi sono necessari per arrivare lì, perché se si fanno i conti prima di arrivare all'acqua ci sono i Beatles, c'è il film, ci sono questi Blue Minis che bisogna capire chi erano, cioè, dove erano stati usati, vabbè, insomma. Indizio numero 13. I was swamped out by the rain. Sono stato sommerso dalla pioggia, 20 aprile 70. E qui è una lettera, la famosa lettera della bomba. Vediamo cosa scrive Zodiac. Ho ucciso 10 persone oggi. Sarebbero molte di più se non fosse stato che la mia bomba per lo scuolabus ha fatto cilecca. No, credo che la bomba fosse quella che aveva descritto prima. Vabbè. Sono stato sommerso dalla pioggia che abbiamo avuto poco tempo fa. E qui c'è la pioggia. Ma perché c'è la pioggia?
Lui sta dicendo che la sua bomba ha fatto cilecca, evidentemente vuole indicare che ha fatto cilecca perché si è bagnata la miccia, cioè non lo so io cosa c'aveva in testa sto tizio. E io penso che fa questa metafora, sono stato sommerso dalla pioggia, vuol dire che ha piovuto e la bomba non ha potuto funzionare. Naturalmente è una balla questa, no? Perché non credo che le cose siano andate così, ma a lui gli serviva per far parlare di sé sui giornali. Però è un'ossessione per l'acqua? Cioè, non so se qualcuno di voi fino adesso ha trovato davvero un indizio che possa far pensare che Zodiac era ossessionato dall'acqua. Andiamo all'indizio numero 14, ritorniamo al Paradiso, in una lettera del 26 luglio 70. L'indizio numero 15. I shall listen today, please, for water. Li ascolterò implorare per l'acqua, in una lettera del 26 luglio 70, la famosa lettera del Mikado. Però, vediamo tutto il contesto in cui c'è questa frase. Alcune vittime le legherò sopra una tana di formiche e le guarderò gridare e contorcersi e attorcigliarsi. Ad altre infilerò aghi di pino sotto le unghie e poi le brucerò. Altre saranno messe in gabbia e farò loro mangiare carne salata finché non saranno piene. Poi le ascolterò implorare per l'acqua e riderò loro in faccia. Cioè questo gli fa mangiare carne salata e poi non gli dà l'acqua perché questi moriranno di sete. Cioè bisognerebbe pensare che lui ha messo lì prima questo ingozzamento con la carne salata per poi metterci dentro l'acqua, cioè arrivando così all'acqua. Altre le appenderò per i pollici e le farò bruciare al sole, poi le strofinerò per farle sentire peggio. Altre le spellerò vive e le farò correre in giro gridando. E qui finisce questo bel quadretto. Arriviamo all'indizio numero 16. I am crack proof. Io sono a prova di crepa, di rottura, no? E Amicone ci mette in mezzo l'acqua, water, tra parentesi, punto interrogativo. Come se queste crepe riguardassero un qualche contenitore che dentro c'è l'acqua. Io l'ho capita così, però è una cosa arbitraria, non so che indizio è questo qui. Mamma mia. Cosa c'entra l'acqua in questa storia, in questa frase? Abbiamo un altro paradiso in una lettera del 27 ottobre, la cosiddetta lettera di Halloween, famoso, eccola qui, che compare anche nell'indizio numero 18. By fire, by gun, by knife, by rope. Come si vede sono le 4 by che ci sono in questa specie di cartolina. Per fuoco, per pistola, per coltello, per corda. Cioè qui sta dicendo Zodiac, li ho uccisi li voglio uccidere forse, con il fuoco, con la pistola, con il coltello, con una corda. Zodiac, dice Amicone, Zodiac omette by water, per acqua. Ma omette anche by, che ne so, per un incidente stradale, per una macchina, per un calcio, per un colpo, per uno shoot di karate, io non lo so, proprio l'acqua bisogna andare a pensare che ha omesso. Perché questa qua, lui scrive 27 ottobre 70, cartolina, soluzione basata sulla copertina di Tim Holt numero 30, scoperta da Taoe 27 e pubblicata qui. Cioè ci sarebbe di mezzo, io però non ho capito come, se qualcuno di voi magari nei commenti me lo scrive, questo giornaletto, Tim Holt, che avrebbe consentito di capire che in questa cartolina di Halloween manca l'acqua. Non so come è potuta succedere una cosa del genere, mi immagino quali intorcinamenti logici saranno stati necessari per giungere a questa conclusione, non ho nessuna voglia. Se qualcuno mi conosce che me lo scriva. Arriviamo all'indizio numero 19. I am crack proof, ancora la stessa storia. Io sono water crack proof, una lettera del 13 marzo 70. È la lettera del caso Bates. Come ho sempre detto, sono crack proof. Andiamo all'indizio numero 20. Tornano i Blue Menace. In una lettera del 13 marzo 70, sempre quella. E sempre il riferimento ai Beatles, Yellow Submarine. L'ultimo indizio, 21, firmato il sinceramente tuo,
sprofondò se stesso nell'onda ondosa e un eco emerse dalla tomba del suicida. Citazione tratta dal Mikado di Gilbert and Sullivan, 29 gennaio 74. Firma finale nella sua ultima lettera. Il brano è citato in questo video. E c'è un video che lui indica un video. Sarebbe questa l'ultima lettera, quella dell'esorcista? Sarà quella. E c'è questo riferimento nell'onda ondosa. Chi lo legge dice, ha visto? Porca miseria, questo qui è proprio matto con l'acqua. Cioè tutti questi indizi che ho raccontato fino adesso fanno davvero pensare che Zodiac fosse perso con questa storia dell'acqua? Stento a credere che qualcuno ci creda. Stento a credere che qualcuno ci creda. Ma non ci sono soltanto riferimenti all'acqua, ci sono anche riferimenti a lavare, che naturalmente lavare con l'acqua. Primo indizio, washing line, corda stand di biancheria, 27 settembre 69. Allora, qui Amicone prende come indizio il fatto che quando Zodiac dette una corda alla ragazza sul lago là per legare il ragazzo, quella era una corda del tipo che si usano per stendere i panni. Io non so se c'è un tipo per stendere panni con scritto sopra, usare solo per stendere panni, oppure era una corda che si poteva usare anche in 1000 altri modi. No, però comunque facciamo finta che fosse una corda tipica per stendere panni e questo sarebbe l'indizio. Cioè gli dà questa corda e guarda che ti do una corda che ha a che fare con l'acqua, che ha a che fare con il lavare. Numero 2. Napa Car Wash e Sam Key Laundry, autolavaggio vicino a una lavanderia, 27 settembre 69, collocazione della cabina telefonica da cui rivendicò l'agguato a Lake Barriessa. E qui andò a scegliere una cabina telefonica vicino a un autolavaggio. E quello, anche questo, io non so se Amicone non si rende conto che queste cose qui sono ridicole. Cioè io penso che facciano il suo male, cioè a mettere queste cose qua, no? Poi c'è Washington Street, 11 ottobre 69, c'è Washington Street, è una scena del crimine, c'è una strada che si chiama Washington Street, un altro Washington Street dove c'è una lettera, vabbè. I've just washed my pen, ho solo lavato la mia penna, e quella è la cartolina, quella cartolina di Halloween, credo. Poi in questo qua, nella busta dove c'era dentro la cartolina, qui bisogna vedere, questa cosa è un po' strana, in questa busta indirizzata a Polaveri è sottolineato la L e la V. Io spero che sia sottolineato dal mittente, che non l'abbia sottolineato qualcun altro. Secondo Amicone, Zodiac, da italo-americano, ha voluto indicare il verbo lavare con lav. È così. Ma allora, tutta questa ossessione per l'acqua, che fine fece quando Zodiac si trasferì in Italia? Questa è una bella domanda, no? Era così ossessionato dall'acqua, dallo scrivere ai giornali, dagli orologi, dal paradiso? Quando arrivò in Italia si dimenticò tutto, salvo ricordarsene quando poi avrebbe scritto la lettera con tutti quei ritagli, dove lì ricompaiono questi elementi, perché durante tutti i delitti di queste cose qui pare che fosse tutto scomparso, escluso qualcosina che riguarda l'acqua. Vediamo cosa trova Amicone. La prima cosa che trova nel 74, il delitto del 74, che venne compiuto in località Fontanine di Rabatta. Eccola lì l'acqua, le fontanine naturalmente d'acqua. Ma allora, anche qui, innanzitutto vediamo cosa sono queste fontanine. Allora, Rabatta è una frazione di Borgo San Lorenzo, per cui diciamo pure che un mostro da poco in Italia in qualche modo avrebbe potuto sapere che esisteva una frazione di Borgo San Lorenzo che si chiamava Rabatta. Ma Fontanine di non è una frazione, è una zona di importanza minore. Se si va a vedere su Wikipedia si trova che Rabatta è una frazione, Fontanine di Rabatta è una zona vicina alla frazione di Rabatta, che è una frazione di 500 persone, è una zona di importanza minore. Ora bisogna pensare a Bevilacqua, che sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza di questa frazione, avrebbe avuto la fortuna che qualcuno andava a infrattarsi proprio lì.
e sarebbe andato lì a uccidere, attirato non da quella coppia, non dal fatto che magari poteva essere interessato alla ragazza, ma dal fatto che quella macchina era ferma in zona Fontanini di Rabatta. Io penso che siamo all'assurdo di quelli veramente da record. Poi di lì in avanti torna all'acqua nei delitti del mostro di Firenze? Direi di no. Allora, corsi d'acqua ci sono un po' da tutte le parti nel Fiorentino, no? Però insomma delitti a 4 metri, a 5 metri dal corso d'acqua non è che era così facile compiere, magari il corso d'acqua era un pochino più lontano. In effetti i due delitti del Mugello, questo, Borgo San Lorenzo e Vicchio, avevano vicino il fiume Sieve e qui soprattutto quello di Vicchio era proprio lì. E qui effettivamente l'acqua c'era, ma poi l'unico altro corso d'acqua vicino a un luogo del delitto era il torrentello di Baccaiano, che era in secca praticamente. E allora bisognerebbe pensare che il mostro, cioè Zodiac, passa con la macchina, vede Mainardi e la macchina di Mainardi lì, dice: ah, caspita, proprio qui, che vicino c'è il torrentello. Dai, andiamo. Bisogna pensare che fece questo. Poi naturalmente Amicone ci mette di mezzo il discorso lì della lettera, delle acque, no? Tutto quello che abbiamo visto, tutte quelle invenzioni. E poi, come ultimo indizio, c'è la decifrazione di quei 18 caratteri che nel primo messaggio criptato di Zodiac nessuno è riuscito a decifrare. Li avrebbe decifrati Amicone, trovandovi, come vedremo, dei riferimenti all'acqua. Ma vediamoli questi caratteri, sono questi. C'è la riga di 17, c'è un carattere della riga precedente. Ecco, questi 18 caratteri che sono stati trasformati in lettere reali da chi ha decrittato questo messaggio, danno origine alla parola Ebeorietemeptipi, cioè quella lì, insomma, no? Questa parola è rimasta assolutamente indecifrata. Cosa voleva dire Zodiac con questa parola? Poi vedremo l'algoritmo che poi Amicone usa. Questo algoritmo mi ha fatto venire in mente che dei metodi di decrittazione hanno bisogno di inserire delle lettere in più per far tornare i conti, delle lettere che poi avanzano. Ecco, potrebbe essere questo il caso, che queste 18 lettere sono state inserite per consentire a degli algoritmi di funzionare e poi sono rimaste lì, è una coda che va assolutamente tagliata, però Amicone ci vede un significato. Leggiamo Ebero, Tie, eccetera, eccetera. Che cosa significa? Lo leggiamo dal sito di Amicone. Potrebbe essere un anagramma? Se sì, in che modo spostare le lettere? Una delle parole più gettonate di Zodiac è paradice, paradise, paradice, vocabolo raro e obsoleto che sembra preferire a paradise. Però poi ha scritto che la ice finale era per ice, per il ghiaccio, e qui dice un'altra cosa. Alla fine del successivo messaggio cifrato di 340 simboli, il secondo decodificato in tempi recenti, che verrà decrittato nel 2020, la parola paradice, insieme ad altre, si presenta al contrario. Ecidarap. Cioè, questo per dire che questo paradice era proprio un'ossessione di Zodiac. Allora, seguendo il metodo della trasposizione colonnare, ci sono vari metodi di prendere un messaggio e trasformarlo in qualcosa di incomprensibile e poi riuscire da questo qualcosa di incomprensibile a tornare al messaggio. Si fa una criptazione e si fa una decriptazione, quello che è. Ecco, ci sono vari metodi. Uno è la trasposizione colonnare. Lui lo sceglie utilizzando paradice, come parola chiave. Penso di aver risolto l'anagramma. Il testo trasposto è Ereb, Aitope, Aim de It. Ereb, io tracanno, sono la It. Vediamo qui, Amicone nel suo sito mette questa immagine sulla quale francamente io sono andato a vedere cos'è la trasposizione colonnare, ma io non sono riuscito a vedere in questa immagine una trasposizione colonnare. Io non so cosa ha fatto Amicone qua. Francamente non so cosa ha fatto. Ha usato anche i simboli non convertiti per rendere il tutto ancora meno intellegibile. Io non ci ho capito niente. Però invito Amicone, se ha voglia, a spiegare cosa ha fatto, no? Con questa immagine qui.
Non lo so. Continua. Due parole sono in italiano, e ed ereb, cioè e bere, perché ereb sarebbe il contrario di bere, e ereb. In inglese il verbo bere all'infinito è to drink, senza to è uguale all'indicativo presente, drink, bevo. Forse l'uso dell'infinito in italiano invece di bevo è una precauzione per non dare un indizio troppo forte sulle sue origini e o sulla sua conoscenza della lingua italiana. Questo non l'ho capito, cioè lui ci metterebbe l'infinito invece dell'indicativo per allontanare il sospetto che fosse italiano, ma è proprio quello, che fosse italiano, che fosse italo-americano. Sulle sue origini, sulla sua conoscenza della lingua italiana, ma è certo, se uno che io essere buono, è proprio il modo di esprimersi di chi conosce poco l'italiano, no? Io essere buono. Per cui l'origine, diciamo così, straniera di chi l'ha scritto si capisce meglio. Ma non lo so. L'anagramma aggiustato con le parole tradotte dall'italiano è e ereb, I drink and top I'm the heat. La frase in italiano significa io bevo e tracanno sono il bersaglio. Ma insomma, alla fine di questo lavoro, che io non ho capito assolutamente come Amicone abbia fatto, si giunge alla frase io bevo e tracanno, dove di mezzo c'è l'acqua. Si voleva arrivare lì, no? Io bevo e tracanno sono il bersaglio, dove bersaglio, o meglio bersaglio centrato, riscontro, è la traduzione di hit che nello slang del baseball è l'equivalente di fare centro. Io, ripeto, non ci ho capito assolutamente niente di come abbia fatto Amicone ad arrivare da quel epiro, eberie, eccetera, eccetera, a questo tracanno, e io bevo e tracanno sono il bersaglio. Non ho capito assolutamente, però lui dice come ci sarebbe arrivato. Avrebbe scelto il metodo della trasposizione colonnare e avrebbe scelto una parola chiave. Allora, già però qui c'è da fare una critica. In base a quali criteri ha scelto il metodo della trasposizione colonnare? Cioè di metodi di crittazione e decriptazione ce ne sono tanti. Questo è uno. Chi lo dice che Zodiac ha usato quello in queste 18 lettere? Io non so se che ha decrittato il messaggio precedente, le lettere, quelle decrittate, ha usato questo metodo qui. Questo io non ho trovato documentazione. Può darsi che Amicone abbia scelto questo metodo per decrittare queste 18 lettere perché era stato usato anche prima. E questo può darsi, io non credo, per cui già aver scelto questo metodo è un azzardo. Ma poi la parola chiave, cioè la parola chiave è fondamentale. Poi vedremo come è fatto questo metodo. Ma con questo metodo si deve scegliere una parola chiave che chi lo legge e non conosce la parola chiave non ci capisce nulla. Può fare dei tentativi ottenendo degli anagrammi, poi lavorare sugli anagrammi, insomma, con un software apposito, il metodo della trasposizione colonnare si viola, si trova il modo di arrivare alla parola chiave, però per uno che ci si mette così a mano non è così semplice, no? E magari ci si arriva lo stesso, però c'è da fare un certo lavoro. Ecco, questa parola chiave è fondamentale. Come fa Amicone a dire che la parola chiave è paradice? Lo dice perché secondo lui Zodiac è talmente ossessionato da questa parola che può aver scelto soltanto quella. E lui sceglie la parola chiave paradice. E va bene. Ma allora, stabilito che ci sono questi punti deboli in questo lavoro che lui ha fatto, ma qui c'è anche proprio un lavoro che io non capisco che lavoro sia. Io sono andato a vedere, non lo sapevo, cosa si intende per criptare un messaggio con la trasposizione colonnare. E allora, sono andato su Wikipedia e sono arrivato a fare questo esercizietto. Lo spiego così in parole povere, poi vediamo sull'esercizio come funziona. Per poter trasformare un messaggio leggibile in un messaggio illeggibile e poter fare anche il contrario, come si fa? Si prende una parola chiave, facciamolo con quello di Wikipedia. Wikipedia ha preso la parola vetrina. Il messaggio innanzitutto è piantare il campo dietro la collina, cioè si vuole criptare questo messaggio. Cosa si fa? In vetrina si vanno a mettere le posizioni di ogni lettera alfabeticamente rispetto alle altre. Per cui in vetrina la lettera A finale avrà il numero 1 perché di tutte è quella che alfabeticamente viene prima.
In seconda posizione ci sarà E, perché di tutte le lettere di vetrina è quella che viene subito dopo alfabeticamente, A, E. In terza posizione ci sarà I, perché è quella che viene in terza posizione alfabeticamente. Non facciamole tutte, arriviamo all'ultima. L'ultima lettera alfabeticamente di vetrina è la V, è la più alta alfabeticamente, la più lontana dalla A. E infatti è in posizione 7. Poi cosa si fa? Si prende il messaggio e si scrive in tante righe, ognuna di 7 caratteri. Come si vede, piantar sono 7 caratteri, sotto si continua e il campo, dietro la collina. Naturalmente, se il numero di lettere del messaggio non è un multiplo delle lettere della parola chiave, vuol dire che l'ultima riga rimarrà priva di alcuni caratteri. Infatti questo, la divisione del numero delle lettere di questo messaggio, 7 per 4, 28, con il resto di 2, è un messaggio di 30 caratteri, per cui avremo 4 righe complete di 7 caratteri e una riga finale di quello che rimane, in questo caso 2. Poi, per poter da questo ottenere il messaggio criptato, cosa si fa? Si va a prendere le colonne che vengono fuori, si rimettono in orizzontale, ma in che modo? Andando a posizionarle a seconda del numero della lettera che è nella loro posizione. In questo caso, per esempio, siccome vetrina ha la A, che è la prima lettera, in ultima posizione, la prima colonna che si trasferisce in orizzontale è la colonna finale. Infatti, RPOI è il primo pezzo del mio messaggio criptato. Per continuare si va a prendere la colonna che viene in seconda posizione, in questo caso I da A, perché è quella sotto la E, che è la seconda lettera alfabeticamente in vetrina, e si mette quella. Si va a prendere la posizione 3, che è sotto la I, e infatti in posizione 3 c'è tatl, e si mette tat, fino a che si arriva all'ultima posizione in cui si mette la colonna 7, che nel caso di vetrina è in prima posizione perché la V è la parola più alta, e si mette come ultimo pezzo appunto il peoln. Ecco, il messaggio criptato è quello. R poi, I da T, atla, eccetera, eccetera. Naturalmente a questo punto chi riceve questa striscia di parole, di lettere incomprensibili, e la parola chiave vetrina e sa che il metodo di criptazione è la trasposizione colonnare, è in grado di fare l'operazione contraria. E noi faremo l'operazione contraria sulle 18 lettere di questo messaggio di Zodiac. Io ho preparato un foglio Excel in cui abbiamo in alto la frase di partenza. Ebe, o, rie, te, me, te, pi, ti. Sotto la parola chiave paradice. Questa parola chiave è una parola di 8 caratteri. Ha, rispetto alla vetrina di prima, l'inconveniente di avere la A 2 volte. Amicone, nei suoi disegni, prima mette la A che viene a sinistra, poi mette la A che viene dopo. Per cui se noi si va a fare un ordine alfabetico di queste lettere di Paradise, si vede che la prima A viene in prima posizione, in seconda posizione c'è la seconda A, in terza posizione c'è la C, in quarta c'è la D, in quinta c'è la E, in sesta c'è la I, in settima c'è la P e in ultima posizione c'è la R. A questo punto, essendo alle prese con una decriptazione, faremo il lavoro contrario all'esempio di Wikipedia, disponendo il messaggio criptato nelle colonne sottostanti la parola chiave nell'ordine dato dalla posizione alfabetica delle lettere che la compongono. Poi leggeremo il messaggio risultante secondo le sue righe, dall'alto in basso, da sinistra a destra. Quando mettiamo delle lettere sotto la nostra parola chiave, abbiamo delle righe che sono lunghe quanto i caratteri della parola chiave, cioè 8. E naturalmente, siccome sono 18 i caratteri, avremo 2 righe piene di 8, 8 e 8, 16, e avremo la terza riga di solo 2 caratteri, perché con 2 si arriva a 18. Per cui dovremo stare attenti quando metteremo i pezzi nelle colonne che nelle prime 2 posizioni metteremo pezzi di 3, nelle posizioni della terza in avanti metteremo pezzi di 2. Cominciamo a mettere il primo pezzo. Allora, il primo pezzo va sotto alla prima A di Paradice e guarda caso è una colonna lunga 3 e noi metteremo Ebe.
Cioè avremo che un primo pezzo sarà lungo 3 e lo mettiamo sotto la colonna 1, la colonna della A. Il secondo pezzo, la colonna numero 2 è la seconda A di Paradice, è una colonna lunga 2 e metteremo OR e mettiamo OR sotto la seconda A di Paradice. La colonna numero 3 è quella sotto la C, per cui abbiamo anche qui un caso di colonna alta 2, prenderemo IE e la mettiamo sotto la colonna C. La quarta colonna è sotto la parola D, prenderemo, anche questa è lunga 2, prenderemo TE e la mettiamo lì. La quinta colonna è sotto la parola E di Paradise, di Paradice, e anche questa è lunga 2, prenderemo ME e la mettiamo lì. La colonna 6 è sotto la I di Paradice, anche questa lunga 2, prenderemo il TH e lo mettiamo lì. La colonna 7 è la prima colonna, quella sotto la P, è lunga 3, per cui dobbiamo prendere 3 lettere HPI. Siamo arrivati in fondo, l'ultima colonna, l'ottava, è sotto la R, che è l'ultima lettera in ordine alfabetico di Paradice, T sotto la R. Eccola qua. A questo punto abbiamo ottenuto il messaggio finale. Basta leggere da sinistra a destra, dall'alto in basso. Avremo, vediamolo sotto, H, E, T, T, I, M, P, B, I, R, E, H, I, E. È la frase decrittata, completamente diversa da quella che tira fuori Amicone. E Ereb, io non so Amicone come ha fatto a tirar fuori questa frase, con quale metodo. Io mi aspetto che lo spieghi, no? Perché così, nominalmente, con il metodo della trasposizione colonnare e la parola chiave paradice, non si ottiene questa frase. O io ho capito male, ma se ho capito male, mi si spieghi, no? Lui può intervenire e dire la sua. Ci sarà qualche matematico tra di voi che troverà i miei errori. Io non credo di averne fatti, credo di essere nel giusto. E la decrittazione di Amicone non ha senso. A questo punto avrei avuto voglia, visto che ero in argomento di criptazione e decriptazione, di andare a vedere anche quello che, come aveva fatto Amicone ad arrivare a Giù Bevilacqua nel nome di Zodiac, no? Quando Zodiac aveva scritto quella lettera, il mio nome è, con tutti quei caratteri strambi che metteva lui. Amicone ci avrebbe detto Gio Bevilacqua, ma è un'impresa impossibile, perché non è che lui usa un metodo, lui fa tutta una serie di ragionamenti che sono lunghi quanto un libro, e andarli io non penso che non ci andrò mai, ma io sfido chiunque a dare valore a questi ragionamenti. È una cosa proprio, Amicone, mi dispiace, ma questa a me non me la fai bere. C'è stata la fortuna, chiamiamola fortuna, il caso che il numero di lettere di Gio Bevilacqua e il numero di lettere del nome, il presunto nome di Zodiac è uguale, però Gioe Bevilacqua poteva essere Joseph, poteva essere Giuseppe, e i conti non tornavano, e fortuna ha voluto che Gioe Bevilacqua tornasse, no? Diciamo che, se vogliamo essere sinceri, in questo scenario di Zodiac uguale Mostro di Firenze c'è da dire che effettivamente di coincidenze ce ne sono parecchie. Forse è perché erano talmente tanti gli elementi che potevano combinarsi tra di loro che tra questi è plausibile che ci fossero anche tutte queste coincidenze? Non lo so. Però effettivamente di coincidenze ce ne sono. Però, ripeto, il metodo che ha usato Amicone per arrivare a Gio Bevilacqua è una cosa assurda. Io ho letto dentro che si va a prendere l'alfabeto Brahmi, dei cosi lì, del regno di Asoka, si va a prendere i sigilli di Harappa, quella civiltà della Mesopotamia, insomma, in India, vicino all'India, lì. È una cosa proprio... Allora, arriviamo a un altro argomento, dimentichiamoci questo qua, quello delle impronte. Io nel video scorso, quello della lettera, in fondo ho fatto un po' di ragionamenti su quello che viene detto per dimostrare che il mostro sarebbe stato un genio del crimine, no? Tra questo ho anche parlato delle impronte, che le impronte, non hanno trovato impronte su questa lettera di Scopeti, no? Ma poteva l'assassino aver usato dei guanti, oppure diciamo che la scientifica non aveva gli strumenti idonei per individuare delle impronte su questa lettera. Io penso che all'epoca questa ricerca delle impronte, se è stata fatta molto così alla carlona.
è stata fatta in modo approfondito nel 2017, nell'ambito dell'inchiesta riguardante vigilanti, credo. Il PM, Luca Turco, ordinò, tra le altre cose, anche una verifica delle impronte digitali su questa lettera di Scopeti. E impronte digitali c'erano. Bene che dica questo. Questa ricerca era volta non alla ricerca di impronte da poter inserire in un database dove, andando a confrontare queste impronte con quelle di 1000, di 100.000 soggetti, si poteva fare un confronto, no? Perché erano impronte, sicuramente erano impronte parziali, questo si aspettavano gli inquirenti. Però impronte parziali abbiamo visto per il discorso di Vicchio della Panda che comunque servono per confronti diretti, e infatti venne chiesto alla scientifica di confrontare queste eventuali impronte parziali con un elenco di sospettati. Lo vediamo qui, i sospettati che erano Pacciani, Vanni, Vigilanti, i due Vinci e Fiesoli. Mancavano le impronte, indovinate un po', di Lotti e di Caccamo. Vabbè, Caccamo chi se ne frega, ma Lotti è un pochino più importante, no? Per cui le sue impronte non vennero confrontate con quelle, ma vennero trovate impronte su questa lettera, che si dice che impronte non ce n'erano, e ne vennero trovate. Ne vennero trovate, vediamo qui, sulla parte esterna 6 impronte parziali, però non erano sufficienti neppure per confronti diretti. Sappiamo, no? Che confronti diretti vuol dire che c'è un pezzettino di impronta, io ho l'impronta completa del mio sospettato, se quel pezzettino combacia con un pezzettino dell'impronta completa, io posso dire, quello lì magari ci sono forti probabilità che sia lui. Se non c'è nessun pezzettino dell'impronta completa in cui quello che io ho a disposizione combacia, posso escludere. E qui non hanno potuto fare su queste 6 impronte nessun confronto, perché erano troppo parziali, cioè questi pezzettini erano troppo indefiniti. Per cui 6 impronte. Impronte più interessanti vennero trovate sulla parte interna. Sulla parte interna vennero trovate 3 impronte, una non idonea a confronti, ma 2 sì. Di queste 2, una venne confrontata con i sospettati e risultò non essere di nessuno di loro. Però la scientifica dice che quell'impronta è molto difficile che l'avesse potuta lasciare chi aveva compilato, che aveva preparato la busta per la sua posizione. Io non so perché non ho le fotografie, però se lo dicono loro, fa tutto un ragionamento, potete anche vederlo, leggerlo. Secondo loro quell'impronta non poteva averla lasciata chi aveva fatto quella busta. Poi c'è una terza impronta e quella invece, risultato lo dette, ma non con i sospettati, con un agente della scientifica dell'epoca, Giovanni Paolo Libertino, cioè uno della scientifica dell'epoca, aveva lasciato una sua impronta dentro la busta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che all'epoca, se anche quelle impronte c'erano, non c'erano gli strumenti per trovarle, cioè perché non erano impronte così come io metto il dito su del sangue e poi lo metto su una superficie, quella bella impronta che si vede tutto, no? Erano impronte molto molto labili, con gli strumenti che avevano allora, che no, pennellini. Io penso che se anche ci fossero state quelle impronte non le avrebbero trovate. Ma adesso arriviamo all'ultimo argomento di questo video. Ultimo argomento che riguarda il tormentone, perché a questo punto io lo chiamerei il tormentone della I scelta al posto dell'1. Tormentone perché io so che ci sono state discussioni infinite prima dei miei video, ma anche sotto il mio video ci sono state discussioni su questa I presa al posto di 1 e compagnia bella. No, io ho spiegato che un italo-americano abituato a scrivere un 1 come una I, che quando scrive può darsi che continui a scrivere un 1 come una I, ma quando va a scegliere un qualcosa da ritagliare, che sia un 1 che sia una I, cioè chi gliene frega? Non gliene frega niente, cioè anche un 1 lo prende lo stesso, no? Per cui io ho fatto questo ragionamento. Però è avvenuto un fatto nuovo, proprio ieri. Uno spettatore, D'Angelo, mi chiama Simone D'Angelo, mi sembra che si chiami Simone D'Angelo. Simone D'Angelo, si chiama Simone D'Angelo. Questo ha fatto un'osservazione interessante. Devo dire che questo Simone D'Angelo, io avevo già letto le sue considerazioni che mi aveva passato Settimelli prendendole dal gruppo Facebook di Flans, che io non frequento. Ma aveva passato alcune sue considerazioni molto interessanti. Io tra l'altro mi ero anche dimenticato di ringraziarlo, ma devo a lui il fatto di essermi accorto, forse ci sarei arrivato anch'io, però
Diciamo, devo riconoscere che l'ho letto prima nei suoi appunti che di Della ce n'erano due. Questo mi ricordo. Per cui di questo lo devo ringraziare. Ma adesso lo devo ringraziare ancora di un'altra cosa. Perché lui scrive, ma che ci dice che quella I di Liberty fosse veramente quella che il mostro aveva preso per mettere sulla lettera? Perché il retro di questa I è indefinito. Cioè non si può essere sicuri che lui avesse preso quella I. Magari l'aveva presa da qualche altra parte. Caro Simone D'Angelo, hai proprio ragione. Hai proprio ragione. Adesso ti dimostro a te e a tutti quelli che si sono messi lì, che su questa storia ci hanno fatto le ore piccole, che quella I non era affatto la I di Liberty. Cominciamo. Allora, qui ho messo le due pagine. A sinistra c'è la pagina da dove sarebbe stata presa la I di Liberty. A destra c'è il retro. Per capire bene dove cadeva quella I, siccome il retro non è intelligibile, tanto intelligibile, il retro del ritaglio è una superficie scura. Questa I di Liberty sotto ha una superficie bianca. Non ha una superficie scura, ha una superficie bianca. I ritagli si può vedere in questa foto che hanno dietro del bianco, non appaiono bianchi i retri, ma appaiono di un grigio più chiaro di questo. Questo è un grigio più scuro, che vuol dire che sotto ha una superficie più scura. Ma poteva essere quella I, quella di Villa? Nemmeno, perché anche quella I lì cade in una superficie bianca. Come si vede a destra c'è un altro quadratino e c'è una superficie bianca sotto. Per cui il retro di quel ritaglio non combacia con il retro delle due I nella pagina Villa Liberty. Non combacia, così. Ma c'è una dimostrazione ancora migliore, perché non è soltanto questa. Andiamo avanti. A questo punto, cosa ho fatto? Ho voluto comporre quel 50% dai ritagli a disposizione. Allora, sono partito dalla pagina dove sarebbe stato preso quell'1 e gli ho messo dentro, la dimensione è la stessa, perché io sono partito dalle pagine del documento di Cappelletti, di insufficienza di prove, dove tutte le pagine sono naturalmente della stessa dimensione e sono anche di gran qualità. E io ho preso i pezzi da cui sono stati presi sia il 5 e lo 0 e lo 00 finale e li ho messi qui, dai quali poi prenderò dei pezzettini per comporre il cap intero. Quello che voglio dire è che le proporzioni sono esatte, sono le stesse proporzioni del giornale, della rivista. Cominciamo a mettere lì il 50-100 utilizzando la I di Liberty e vediamo cosa viene fuori. Viene fuori questa roba qua. 50-100. Come si vede, la I di Liberty, come dice giustamente Simone D'Angelo, ha le grazie, in alto e in basso, che però nel risultato finale non ci sono. Per ottenere il risultato finale, quelle grazie vanno tolte. E come si tolgono? Si tolgono ritagliando sopra e sotto. Però ottenendo cosa? Ottenendo questo 50-100 dove si vede a occhio che non è affatto il 50-100 della lettera. Infatti, il 50-100 della lettera, lo vediamo sotto, ha una I più alta e più stretta. Per cui non è sicuramente la I di Liberty, a parte il retro, ma non è sicuramente la I di Liberty. E mi è stato fatto notare che le grazie si potevano togliere sia tagliando in cima e in fondo, ma anche tagliando ai lati, mantenendo inalterata l'altezza della I. Però questo non è vero, non è successo. Vediamo qui che la I sulla destra ha una zona chiara, vuol dire che almeno sulla destra, la I, quell'1 insomma, almeno sulla destra non è stata refillata. Al massimo, se era quella I di Liberty, venne refillata sopra e sotto. Ecco, e abbiamo visto che i conti non tornano. E allora a questo punto facciamo un po' un ragionamento. Ecco, possiamo dire che sicuramente, non essendo quella I presa per quell'1, il mostro non andò a cercarla. Cioè la vecchia questione, no? È andato a cercare una I perché era abituata a usare la I e gli uni che ha incontrato per strada li ha scartati perché non gli piacevano.
diventa un pochino più difficile, no? Dire questo. Io stesso, contando sul fatto che fosse proprio quello il ritaglio che lui aveva preso, avevo fatto un ragionamento che dopo aver usato il 5 e lo 0 della pagina della pubblicità di quell'automobile, abbiamo visto, invece di andare avanti dove avrebbe trovato delle altre cose da tagliare, andò indietro fino a trovare quella I. E questa è un'operazione che lui non fece evidentemente, no? Perché non prese quella I. E invece che operazione fece? Probabilmente fece un'operazione come ne aveva fatte altre, di andare ad aprire la rivista da qualche altra parte. E dove andò ad aprirla, quella rivista, per prendere quel qualcosa dal quale avrebbe tratto quella barretta? Questo è un po' il problema, no? Perché con gli strumenti, con le immagini che abbiamo a disposizione tutti, che ho a disposizione anch'io, non è facile, cioè la Vecchione stessa si era sbagliata, per cui tanto più possiamo sbagliarci noi, però facendo qualche ragionamento forse ci si può arrivare. Allora, vediamo che cosa ho fatto io. Innanzitutto ho dato un'occhiata ai font compatibili con quello di quella barretta, che è un font un po' più piccolo degli altri. E ho trovato questi, ecco, lo vediamo qui, a pagina 31 il Caffè Splendid, a pagina 83, a pagina 116, 118 e 120. Ecco, ci sono i retri da controllare e in alcuni casi i retri vanno bene, in alcuni casi vanno meno bene, bisognerebbe fare i conti precisi. Ma io sono stato attratto dall'ultimo titolo che si vede su questa immagine. Toreador ha trionfato alla Scala, a pagina 120. Perché? Perché quella pagina è quella dalla quale vennero tolti i rettangolini che formano la famosa parola Fern, nella quale la Vecchione ci ha visto l'acqua, non l'abbiamo vista al video scorso. I rettangolini che vennero tolti soltanto dalla parola trionfato. Io avevo detto che tra le possibili ipotesi, quella parola trionfato venne utilizzata in che modo? Venne ritagliata tutta. Bene, cioè, mettiamoci nell'ipotesi che il mostro abbia la rivista davanti, la ritagliò tutta con il suo bravo taglierino, poi prese il rettangolo lungo che aveva ottenuto e lo mise in questo modo e tagliò con la riga, rimanendo fermo, tenendolo fermo, ritagliò i vari pezzettini. Io penso che potrebbe aver fatto un'operazione del genere. E non è che potrebbe aver ritagliato anche una T da questa parola che poteva servirgli per ricavare quella barretta? Allora mettiamoci su questa pagina. A destra abbiamo la pagina 120, a sinistra abbiamo la pagina 119, il retro, la famosa pagina con i tedeschi appetitosi. Allora, se noi tracciamo il rettangolo per vedere cosa c'è dietro la prima T, si vede che essa cade più o meno dove c'è il prosciutto cotto, una superficie non chiara, una superficie scura, che potrebbe effettivamente aver dato origine a quella superficie più scura che si vede sulla fotocopia del retro di quel ritaglio. Si può fare la stessa cosa anche con la seconda T. Anche la seconda T, come si vede, cade su una superficie scura, un pochino più tormentata, un pochino più scura. Ecco, ora la mia ipotesi è che lui avesse usato proprio una di quelle due T. Probabilmente la prima, che gli tornava più comodo, lui ritagliò, finito di mettere il 5-0, andò in giro per la rivista, vide questa parola trionfato, si rese conto che aveva diverse cose che gli andavano bene per Firenze, la ritagliò tutta e dalla T ricavò la barretta che gli sarebbe servita per indicare quell'1. Io penso che ci sono notevoli possibilità, non la certezza, ma notevoli possibilità che le cose siano andate in questo modo. Sicuramente quelle due stanghette, quelle due T, sono compatibili con quella barretta del codice di avviamento postale. Lo vediamo qui. Ho ricavato il pezzettino della I, del 50-100, l'ho rivoltato destra-sinistra specularmente per dargli un'inclinazione opposta, l'ho messo sopra lì alla I di Firenze, la N di Firenze, come si vede è perfettamente compatibile. Il font è lo stesso, per cui se noi ci mettiamo questi indizi, cioè il fatto che da quella parola
avesse ritagliato il Fern e che ci sono due T le cui gambe sono compatibilissime con quella specie di I che c'è al 50-100, io penso che andiamo abbastanza sul sicuro, no? Io ci scommetterei, poi fate voi. Vediamo in questa immagine il montaggio di questa stanghetta. Direi che questo discorso sulla I si può concludere in questo modo. Abbiamo visto che possiamo sicuramente escludere una scelta ragionata di una I al posto di un 1. Questa la possiamo escludere perché quella barretta lì non arrivò da una I, oppure potrebbe anche essere arrivata da una I, ma una I che non era di per sé interessante, era semplicemente una barretta come lo è quella della T, come lo è quella di un'altra lettera compatibile. E allora io penso che tutti i ragionamenti che i vari appassionati hanno fatto, ore e ore di ragionamenti, di confronti, anche di scontri su questa I che un mostro anglofono avrebbe scelto perché gli faceva schifo prendere un 1, sono tutti ragionamenti che cadono, no? Questo scenario di Zodiac mostro di Firenze è pieno zeppo di suggestioni, la gran parte delle quali sono non verificabili, sono suggestioni che se uno ci vuole credere ci crede, ma io ritengo siano inquadrabili in quello che ho già detto, possiamo chiamare il pensiero magico, no? Più che il pensiero logico. Poi la logica ci si fa rientrare così a parole, ma nei fatti di logica non c'è nulla, perché sulla base di quello che noi abbiamo a disposizione questi ragionamenti non valgono, non contano. Io qui poi non so se c'è stato così una leggerezza da parte di chi ha dato questa indicazione oppure c'è stato magari un arrotamento di dati come ci sono stati i casi precedenti, no? Come quelli che abbiamo visto. Ma allora a questo punto arriviamo al discorso Vecchione, perché la Vecchione ha fatto un video nel quale c'è stata una risposta al mio video. È un video però in cui risposte praticamente non ce ne sono state, c'è un video molto velenoso. Francamente io un attacco personale, io cioè non lo prendo in considerazione, non mi ci soffermo. Un'unica cosa sola voglio dire che l'accusa di essere invidioso nei suoi confronti, che è stata raccolta, perché io ho anche sotto il mio canale c'è stato qualche commento che praticamente io sarei stato invidioso del fatto che lei è stata invitata a quel video di Fedez lì di Muschio Selvaggio che ha ricevuto non so quante visualizzazioni, 1 milione di visualizzazioni e si dice lei non ci arriverà mai, no? Segnini non ci arriverà mai, sì, ma cioè... Allora la stessa accusa di essere invidioso mi è stata rivolta quando ho criticato la ricostruzione della dinamica di Scopeti di Enrico Manieri, perché in quel servizio televisivo, lì, in quel documentario della RAI, dove sono comparso anch'io per 3 secondi, lui aveva fatto tutta una comparsata molto lunga, no? Dice, sei invidioso per quello, sì, però io prego, potete credere quello che vi pare, ma io vi prego di ragionare. Cioè, perché io sono andato a criticare sia la ricostruzione della dinamica di Manieri, sia questa storia delle letterine? Perché semplicemente sono ipotesi, sono scenari che hanno avuto grande risonanza, per cui il loro peso sull'aumento della confusione in questa vicenda, a mio giudizio naturalmente, è notevole. Cioè io non vado a confutare, che ne so, adesso poverino, voglio tirare in ballo Angeli che ritengo una persona molto a posto e molto onesta. Io non sono d'accordo con la sua tesi del mostro dell'uomo dello Stato, però ecco io lì sì avrei voluto anche, può darsi che magari dica qualcosa anche su quello, però è chiaro che è un'ipotesi la sua che rimane nell'ambito di un piccolo gruppo di appassionati, no? Credo. Però non a livello di questa storia delle letterine che hanno un tormentone che continuamente ce lo vediamo sempre tra i piedi. Ecco perché io ho tentato di fare una confutazione di questa cosa, però inserita nel contesto del discorso di Zodiac. Badiamo bene,
Cioè io non sono andato a criticare soltanto quella, ma tutto il discorso del Zodiac uguale mostro di Firenze, Achille dei due mondi, no? Una cosa che assolutamente secondo me non sta in piedi e non ho ancora finito, perché poi devo andare avanti. Ecco il motivo per cui si pensi quello che si vuole. In ogni caso, in questo video dove la Vecchione fa semplicemente delle insinuazioni, degli attacchi personali, c'è una parte in cui invece c'è un'unica parte, c'è una confutazione di qualcosa che io ho detto. E vediamo questa immagine. In questa immagine abbiamo il fondo di un documento che io non ho trovato tra quelli che ho a disposizione io, ma io ho molta confusione nei miei archivi. E io credo che si riferisca alla questione del fatto del Galluzzo, così dalle parole che ho letto sopra, no? In cui è un documento che è intestato a Silvia Della Monica e come si vede in fondo abbiamo Silvia Della Monica, dice la Vecchione. Come si vede il dot che il mostro mise sulla lettera non è indice di ignoranza, perché addirittura viene usato, sembra di capire, dalla dottoressa Della Monica stessa, no? E dice che viene usato in ambito giudiziario, viene usato spesso in ambito giudiziario. Ma allora, non è che quel dot di per sé indica una persona ignorante, cioè indica insieme a tutti gli altri indizi una persona di bassa scolarizzazione, cioè insomma, se io mi metto a scrivere, a mettere qualcosa davanti a una dottoressa femmina, io non scrivo dot, scrivo DRSSA oppure DSSA, insomma quelle forme che poi bisogna andare a vedere perché uno non se le ricorda mai, no? Però uno lo sa, cioè io lo farei, insomma, io credo che lo farebbero in tanti. Quello che contesto è che in ambito giudiziario si usi quello, cioè si può usare il dot, però diciamo che è una forma meno corretta di quella di SSA e compagnia bella. Ma la dimostrazione che in ambito giudiziario quel dot non è vero che viene usato al posto di dottoressa, quello che è, ce l'abbiamo in documenti sempre nell'ambito di quel fatto del Galluzzo che circolano e che io ho e sono andato a vedere. Allora, vediamo, c'è un PDF che circola in rete. Questa è una pagina, diciamo, recente del 2019 in cui un carabiniere scrive dei risultati che ha ottenuto e come si vede DOT SSA Silvia Della Monica e non DOT, e qui siamo in ambito giudiziario, no? Questo invece è un documento dell'epoca 2782 scritto dalla Della Monica e come si vede c'è DRS Della Monica. Questo cosa vuol dire? Cominciamo a fare il punto. Vuol dire che quelle due lettere, quella che ha presentato la Vecchione e questa, non è detto che fossero state scritte da Silvia Della Monica, no? Se no, io penso che uno che scrive, che si firma, metterebbe sempre la stessa cosa, o l'uno o l'altro. Evidentemente furono scritte da due impiegati della procura che uno usò DOT e uno usò DR. Qui abbiamo un altro documento, sempre lì, è sempre in quell'epoca lì, sempre dell'82, in cui lei stessa si firma di SSA, Silvia Della Monica. Questa è ancora un'altra forma, no? È la forma più corretta questa. Questo vuol dire che l'impiegato che aveva scritto questa lettera o aveva avuto la mattinata diversa dall'altra, la giornata diversa dall'altra, oppure era una persona diversa, per cui non era Silvia Della Monica che scriveva. Questo sono i carabinieri che scrivono e scrivono alla D/SSA, Silvia Della Monica. Allora vuol dire che in ambito giudiziario, siamo sempre nell'82, in ambito giudiziario questo DOT punto non è vero che è un uso più frequente, normale, è un uso che magari qualcuno fa e qualcuno no. Ecco, abbiamo finito con questo discorso qui del DOT. Io chiuderei, direi che il DOT che è stato presentato così dalla Vecchione come dimostrazione che chi compilò quella busta di Scopeti non è vero che fosse ignorante, io penso che vale poco, no? Cioè di per sé quel DOT potrebbe non indicare una persona ignorante, ma se si vanno a prendere anche gli altri indizi, e io qui non sto a ripeterli, secondo me, se ci dimentichiamo di quelle fantasie del Achille dei due mondi, è una persona ignorante.
Siamo arrivati in fondo al video, io direi facciamo un po' così un esame generale di quello che abbiamo detto in questi primi tre, diciamo che gli elementi che farebbero pensare a una identità del killer americano Zodiac con il killer italiano Mostro di Firenze sono labilissimi, sono labilissimi. Cioè di fronte all'incredibile che sarebbe di questa trasformazione spariscono, praticamente spariscono. Rimane, io qui ritorno alla fine del video precedente, rimane l'unica possibilità che si possa dimostrare che il personaggio Giuseppe Bevilacqua era effettivamente sia all'uno sia all'altro. E se si dimostra questo, tutte queste considerazioni sulla difficoltà che un killer di quel tipo possa diventare un killer di un altro tipo e sulla labilità di questi indizi, tutti questi discorsi sparirebbero. E io spero che finalmente nel prossimo video potremo andare a esaminare questo personaggio. Vi saluto.